Ai 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 le mani. Ai 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 le mani. No. Ah. Quando si fa questo gioco qua del tira, 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 c'è una scuola di pensiero, diciamo, che dice non va fatto questo gioco perché istiga il cane a mordere, a essere mordace e ad essere troppo agitato, ad eccitarsi troppo. In realtà sì, però se fatto nel modo giusto noi possiamo incanalare il morso dentro a delle cose che lei può anche distruggere potenzialmente, cioè può prendere di mira. Esatto, indirizzare tutta la sua foga distruttiva su una cosa che può distruggere piuttosto che sulle nostre mani, vestiti, ciabatte, eccetera, eccetera. Le incanalo pure l'istinto predatorio c'è una cosa che si muove, la voglio prendere e bloccarla. È importante che ci sia sempre una fase di stop, cioè che lei insegua la cosa, la possa prendere. Quindi evitare i giochi con i laser sui muri, eccetera, eccetera, cose che lei non possa raggiungere una fase di stop. E interrompere il gioco quando la sua attivazione mentale, cioè la sua eccitazione, è troppo alta. Tipo adesso lei è troppo eccitata e le do uno stop, io gli dico basta, lascia, e aspetto che si calmi e non mi faccio fregare l'oggettino di mano. Lascia. E non mi faccio fregare l'oggettino di mano. Scusa. Una volta che lei ha capito come guadagnarsi, adesso col seduto, poi col terra, poi col rotola, fai il morto, che ne so, gira e ci fai l'inchino o saltami anche addosso, io posso darle il comando saltami addosso. Però io te lo devo chiedere io. Però te lo devo chiedere io. E allora il gioco non diventa più io ti tiro la cosa e tu la prendi e fai quello che vuoi, ma diventa un gioco istruttivo in cui lei deve fare delle cose per guadagnarsi il premio, che è questo qua. Lei è grandissima perché è sorda, però è molto attenta e ha molti lati positivi su cui voi potete lavorare per intrigarla, perché le piace il cibo, vi adora perché vi adora comunque. Non lo so, mi ha dato l'impressione mi odiasse in questi 2 giorni, mi è venuta una bile. Ditti, questo, guarda. Quindi anche io, guarda come è il mio approccio quando lei è agitata, non le do più corda di tanto, non sto lì a farle perché la eccito sempre di più. Invece io devo ottenere con questo gioco che il cane impari a gestire la foga, capito? Cioè questo qui sto spezzando il collo a questo scoiattolo e io gli dico ok va bene, però poi io ti dico basta, e quando ti dico basta il gioco non è più tanto interessante e tu non lo prendi più e me lo molli perché sei molto brava. Ok. A, E, O, E, Z, Z, C. Brava. Ste mani, quanto gli piacciono ste mani. Ma è un cucciolo normale. A me non mi aveva mai morso le mani di proposito. In questi giorni mi ha morso le mani di proposito. Sì, perché quando tu gli metti delle regolette nuove o cerchi di importi, diciamo, tu ti stai imponendo in questo momento. Però lei dice, cavolo, non so se accettare la sua autorità oppure no, e quindi prova a vedere fino a dove può, ti mordo, se poi tu dici, ah vabbè ok, poverina mi ha morso, allora le do il coso. Lei ha vinto e tu sei... Ho notato questa cosa. Adesso per esempio sta facendo la super brava, cioè gli togli il gioco e lei lo guarda. Quando lei mi puntava le mani, a un certo punto alzava le mani, Sì. abbaiava. Sì, a quel punto finisce il gioco e tu non esisti più.
sfruttiamo questa sua cosa per insegnarle tante cose. Con tipo questi giochi qua servono un sacco, poi lei non ne ha tanto bisogno, ma quei cani che hanno poca fiducia con le persone, a prendere confidenza no? Con la fisicità e la nostra altezza, la nostra incombenza anche su di noi. Che loro la cucci si abituano ad avere me che per lei, nonostante io sono 1,70 m, per lei sono una montagna enorme, sopra così, passare sotto le gambe è una cosa che per loro molti cani si tirano indietro quando devono passare sotto. Bravo. Olli, e andiamo avanti con questo gioco. Io le faccio fare il suo 8. Oh, lì non si passa, giustamente, e glielo faccio prendere qui al centro. Ok. Gli altri le facevo sempre Brava. io al parco glielo facevo sempre fare. Me lo facciamo fare bene adesso. Faccio così, cambio. Olè, bravissima. Bravissima. Questi sono i primi esercizi che ho fatto con tutti i miei cani. Interrompo, sei stata brava, interrompiamo. E poi ti insegno a fare i giri, vedi? E ti premio sempre alla fine del comportamento. In questo modo io non le sto insegnando una cosa, io le sto facendo fare dei movimenti e la sto abituando a fare delle cose e a ricevere un premio a un certo punto. Quindi l'obiettivo di questo giocare così è quello di impostare dei futuri comandi col gioco, Educativo, sì. ma sostanzialmente di abituarla col suo fisico a fare delle cose che poi potrò farle fare. Autonomamente. Opla, brava, ok. Brava. Bravissima. E glielo lascio. E le mani. Vabbè, ci va. Fritz, dico un po' con me. Ok. In questo modo io posso, vedi, controllare tanti aspetti della sua psiche. L'altra cosa che avevamo fatto è questa qua, di insegnare a Hai visto che l'ha controllare. fatto, eh? A Anche il controllare cibo, ormai, quando Bene. le metti i croccantini. Io adesso le posso dire lascia, ok? Lo metto qua. Finché non glielo muovo. Ah, sì, e poi puoi fare l'upgrade, che è lo sollevo e poi te lo do da. Ah, io lo poggio a terra, lei non lo tocca, lo muovo e lei va. Sì, 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 va bene, Ah. ma è ancora. Mi hai morsicato il dito, madonna mia. È ancora una fase, è giusto, Ah. ma è un passaggio per poi passare all'upgrade, che è questo qua. Ah. Quindi all'inizio io faccio così e poi le dico bravissima perché è stata bravissima. Poi ti devo chiedere sempre di più. E quindi, mentre lei all'inizio le facevi così e zank. Io non mi faccio fregare l'oggettino di mano. E zank. Adesso le faccio un po' più di difficoltà, lo sventolo. Sì, poi lo metti giù. Metto giù, lo muovo, se lei si alza fallisce. E poi quando. Ok, Ok. ok. Cioè le chiedo sempre di più. Vai. E come faccio a darglielo quindi a questo punto? Poi lo Ti rialzi faccio vedere, e lo prendi dalle tue mani. Esatto. Per ora così, un piccolo micro movimento che lei fa e poi lo premio. Amore. Poi ciao. vedo lei quanto regge e come adesso voi avete un po' capito facendogli Brava. questo esercizio Bravissima. come avviene l'apprendimento molto lentamente. Quindi per questo ti dicevo, se tu lo fai tutti i giorni, 5 minutini, lei impara in fretta. Se lo fai troppo, Grande! brava. Grande! Se lo fai troppo, Bravissima. si eccita e è sempre eccitata. Cioè se lei ogni momento della giornata ti porta questo e vuole giocare, tu che bello, papà, ottieni che poi lei ti morde le mani perché è troppo Good potente, job. cioè ha caricato troppo. Ok? Quindi questo gioco va bene per farla sfogare, per incanalare la mordacità, il predatorio, bla bla bla, però non va abusato, il tira, perché sennò poi il cane si eccita, si gasa ed è sempre in uno stato di gioco, ok? Let it go.